Immaginate un'azienda come una nave che solca il Mediterraneo, con il sole che splende e il vento che soffia nelle vele. L'obiettivo? Raggiungere il successo, ovviamente. Ma non solo, anche superare le aspettative, innovare e crescere costantemente. Ma il mare, si sa, è pieno di insidie e imprevisti, proprio come il mondo del business. Onde alte, correnti imprevedibili e tempeste improvvise possono mettere alla prova anche i navigatori più esperti. Come può, quindi, questa nave, la nostra azienda, navigare sicura tra le tempeste e arrivare a destinazione? La chiave sta nella preparazione e nella capacità di adattamento. La risposta è semplice: con un timone saldo e un equipaggio affiatato. Un leader forte e una squadra coesa sono essenziali per mantenere la rotta. E questo timone, amici miei, è la gestione aziendale, il cuore pulsante di ogni impresa di successo. È ciò che permette di prendere decisioni basate su fatti e analisi strategiche. Ma attenzione, non parliamo di concetti astratti. La gestione aziendale è un'arte che richiede competenza, esperienza e una visione chiara. La gestione aziendale è fatta di azioni concrete, di scelte che permettono di sfruttare al meglio le risorse, di guidare le persone verso un obiettivo comune, di adattarsi ai cambiamenti del mercato con grandi doti di flessibilità. È un processo continuo di miglioramento e innovazione. In altre parole, è la capacità di trasformare le idee in realtà, i sogni in risultati tangibili, proprio come farebbe un artigiano esperto con le proprie mani. Ogni decisione, ogni azione contribuisce a costruire qualcosa di concreto e duraturo. E non importa se si tratta di una piccola bottega o di una grande azienda, i principi della gestione aziendale rimangono gli stessi, immutabili come i pilastri del Colosseo. La solidità e la resilienza sono fondamentali. Bisogna capire dove si vuole arrivare, organizzare le risorse per raggiungere la meta, motivare le persone a dare il meglio di sé e, naturalmente, tenere sempre d'occhio la bussola, adattando la rotta alle nuove sfide che si presenteranno lungo il cammino. Solo così si può navigare con successo nel mare del business, affrontando ogni sfida con determinazione e coraggio. Prima di salpare, ogni buon capitano che si rispetti studia attentamente le carte nautiche, pianifica la rotta nei minimi dettagli e identifica i potenziali pericoli. Questo processo meticoloso è essenziale per evitare insidie e garantire un viaggio sicuro e di successo. Allo stesso modo, la pianificazione è il primo, fondamentale passo per la gestione aziendale. Senza una pianificazione accurata, un'azienda rischia di navigare alla cieca, esponendosi a rischi inutili. Pianificare significa definire obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, che possano motivare il team e dare una direzione chiara all'intera organizzazione. Stabilire le strategie per raggiungerli e allocare le risorse con la saggezza di un vecchio contadino che conosce il valore di ogni singolo seme e sa come farlo fruttare al meglio. Un piano aziendale ben strutturato è come una bussola che indica la direzione da seguire, fornendo una guida costante anche nei momenti di incertezza. Una mappa dettagliata per navigare nel mare in tempesta del mercato, dove le condizioni possono cambiare rapidamente e senza preavviso. Questo piano dovrà definire la mission, ovvero la stella polare dell'azienda, la ragione per cui esiste, che ispira e guida ogni decisione e azione. E la vision, ovvero l'immagine del futuro che si vuole creare, il porto sicuro che si desidera raggiungere, un obiettivo che unisce e motiva l'intero team. E non dimentichiamoci dell'analisi del mercato, della concorrenza, elementi cruciali per comprendere il contesto in cui si opera. La definizione di un vantaggio competitivo che permetta all'azienda di distinguersi dalla massa, proprio come un faro nella notte, è essenziale per emergere e prosperare. Un faro che guida e illumina la strada, rendendo visibili le opportunità e i pericoli nascosti. Ma attenzione, la pianificazione non è un monolite scolpito nella pietra, bensì un processo dinamico, in continua evoluzione. Deve essere flessibile e adattabile. Il mercato è un fiume in piena, così come le esigenze dei clienti e le tecnologie a disposizione. Questi elementi cambiano costantemente e richiedono un'attenzione continua.
Per questo è fondamentale monitorare costantemente l'ambiente circostante, raccogliendo dati e informazioni utili per prendere decisioni basate su fatti e analisi acclarate. Adattando il piano alle nuove sfide e opportunità che si presentano lungo il cammino, con la stessa prontezza di un lupo che si muove nella foresta, sempre vigile e pronto a cambiare direzione. Solo così un'azienda può rimanere competitiva e prosperare in un ambiente in continua evoluzione, tracciando la rotta verso il successo con sicurezza e determinazione. Una volta tracciata la rotta, è il momento di costruire una nave solida e affidabile, in grado di resistere alle intemperie e alle sfide del viaggio. In azienda, questo si traduce nell'organizzazione, ovvero nel processo di creare una struttura efficiente che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati, come un antico mosaico romano composto da tanti piccoli pezzi che si incastrano alla perfezione. Organizzare significa suddividere il lavoro in compiti specifici, assegnare le responsabilità ai diversi membri dell'equipaggio, perché ognuno deve dare il suo contributo, e definire i processi decisionali con la precisione di un orologio svizzero. Bisogna creare un sistema di comunicazione chiaro ed efficace, in modo che tutti sappiano cosa fare, come farlo e a chi rivolgersi in caso di necessità, proprio come un'orchestra perfettamente diretta da un maestro. Una buona organizzazione permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, di evitare inutili sprechi e duplicazioni di sforzi e di creare un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo, dove ognuno si sente parte di un'unica grande famiglia. Un'azienda ben organizzata è come una macchina ben oliata, dove ogni ingranaggio svolge la sua funzione in modo preciso e coordinato, contribuendo al successo collettivo e duraturo. La nostra nave può avere la migliore tecnologia a bordo, le vele più resistenti, ma senza un capitano esperto che la guidi, rischia di perdersi nell'immensità dell'oceano. La direzione è quella funzione che si occupa di guidare le persone verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, con la stessa sicurezza di un pastore che conduce il suo gregge. Essere un buon leader significa motivare, ispirare, supportare i propri collaboratori, creando un ambiente di lavoro positivo e stimolante, dove ognuno si sente libero di esprimere il proprio potenziale. Un buon leader sa comunicare la propria visione in modo chiaro e coinvolgente, delegando le responsabilità in modo efficace e fornendo ai propri collaboratori gli strumenti e le conoscenze necessarie per crescere professionalmente. La direzione si basa sulla capacità di prendere decisioni efficaci, anche in situazioni di incertezza, con il sangue freddo di un antico gladiatore nell'arena. Un buon leader sa analizzare le informazioni a disposizione, valutare i rischi e le opportunità e scegliere la strada migliore per il bene dell'azienda e del proprio team, proprio come un condottiero che guida il suo esercito alla vittoria. Abbiamo pianificato la rotta con cura e attenzione. Abbiamo costruito una nave solida, robusta e pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Abbiamo un equipaggio esperto e un capitano coraggioso, pronto a guidarci attraverso le acque più turbolente. Ma questo non basta. È fondamentale monitorare costantemente la rotta per assicurarsi di essere sulla strada giusta, per evitare di deviare dal percorso stabilito, per evitare di finire come Ulisse, vittima di 1000 peripezie e ostacoli imprevisti. Il controllo è quella funzione che ci permette di verificare che le attività siano svolte secondo i piani e di apportare le modifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, con la stessa attenzione di un artigiano che cesella la sua opera, con la stessa dedizione e precisione di un maestro artigiano. Controllare significa misurare le performance aziendali in modo accurato e dettagliato, analizzare i dati con la precisione di un ragioniere, esaminando ogni singolo dettaglio e identificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, per poter intervenire tempestivamente. Si tratta di un processo continuo, un ciclo senza fine, come le onde del mare, che non si fermano mai, che permette di individuare tempestivamente i problemi, di riconoscere le sfide e di affrontarle con prontezza, di correggere la rotta e di migliorare costantemente l'efficienza aziendale, affinando le strategie e ottimizzando le risorse. Ma attenzione, il controllo non deve essere visto come un'attività punitiva, ma come un'opportunità di apprendimento e di miglioramento continuo,
un'occasione per crescere e svilupparsi, proprio come un allenatore che osserva i propri atleti per aiutarli a migliorare, per farli diventare sempre più forti e preparati. Attraverso l'analisi degli errori e dei successi possiamo trarre insegnamenti preziosi. È possibile identificare le aree di forza e di debolezza dell'azienda, riconoscendo i punti di eccellenza e quelli da migliorare, ottimizzando i processi e migliorando le performance future, per costruire un futuro solido e prospero. Perché solo chi sa imparare dai propri errori può aspirare a raggiungere la grandezza. Solo chi è disposto a migliorare continuamente può sperare di ottenere il successo duraturo.